Pensi che l'intelligenza artificiale rappresenti una buona opportunità, una risorsa? Oppure sei tra i detrattori che la vedono come una minaccia tanto per i fotografi quanto per tante altre categorie professionali? In entrambi i casi devi assolutamente sapere quello che mi è successo quando ho provato a parlare di fotografia con ChatGPT. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Sto testando le varie applicazioni ad intelligenza artificiale ormai da diverso tempo e oggi voglio condividere la mia esperienza con ChatGPT, ovviamente parlando di fotografia perché effettivamente può essere di grande aiuto quando sei in difficoltà sotto certi aspetti, ma in altri casi può portarti completamente fuori strada con spiegazioni e consigli che all'apparenza suonano ragionevoli, ma che nella realtà sono completamente sbagliati. ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale che funziona via chat. Puoi interagirci con linguaggio naturale, come se stessi parlando con una persona. Immagina una persona che non conosci e che non ti conosce, dunque gli devi spiegare le cose in maniera abbastanza precisa, ma in ogni caso cercherà di aiutarti al meglio. Chiedi qualcosa, cerca di trovarti una risposta. Al momento ChatGPT è bloccato in Italia, è stato bloccato dal garante per problemi con il trattamento dei dati personali. È accessibile in realtà da tutto il resto d'Europa, per cui puoi in effetti utilizzarlo, basta avere una VPN. L'intelligenza artificiale è senz'altro un argomento caldo, c'è chi è convinto che ci porterà alla distruzione, al disastro, e chi invece lo vede come una buona opportunità, uno strumento che può essere d'aiuto. Mi piacerebbe sapere nei commenti qui sotto qual è la tua opinione, perché credo che è un dibattito che possa essere estremamente costruttivo e in questo senso credo che sia fondamentale conoscere gli strumenti ad intelligenza artificiale, perché ChatGPT, ma tante altre applicazioni sono oramai un fatto, una realtà concreta esistente con la quale dobbiamo misurarci, dunque vanno conosciute. Adesso ti mostro i casi in cui può effettivamente esserci d'aiuto con dei consigli assolutamente sensati, ma anche quando, se la utilizziamo un po' troppo alla leggera, può portarci totalmente fuori strada e dunque bisogna oggettivamente prestare attenzione. Guarda il primo esempio, ho chiesto a ChatGPT come posso fare per iniziare a fare il fotografo di moda. Gli ho spiegato che non ho esperienza, vorrei anzi farne, ma che non sono tanto bravo con le relazioni, non so scrivere tanto bene, dunque mi confondo un po' e di conseguenza vorrei una mano per contattare modelle e modelli su Instagram. La risposta di ChatGPT mi ha sinceramente meravigliato perché è scritta bene, è mirata sul target corretto e nel momento in cui ho scritto a ChatGPT che ero un po' preoccupato perché appunto data la mia timidezza, la mia insicurezza, molte persone potrebbero rispondermi di no e di nuovo ChatGPT mi ha tirato fuori una serie di punti che potrebbero essermi d'aiuto nella gestione di questa situazione e anche nel propormi correttamente, dunque nel diffondere correttamente la mia immagine, in questo caso su Instagram. Ho dunque provato a proporre a ChatGPT una situazione un po' più complessa. Ho finto di essere un fotografo professionista, sto trattando per un matrimonio, voglio chiedere 2000 euro perché secondo me è il compenso giusto e il cliente ne vuole pagare soltanto 1000, dunque in realtà ho un bel problema. La risposta di ChatGPT è piuttosto ben strutturata perché prima mi dice di fornire ulteriori informazioni sul servizio. Questa è una cosa che può capitare, io magari ho chiesto questa cifra al cliente ma non sono stato sufficientemente dettagliato nello spiegare come si arriva a quella cifra e che dunque è perfettamente giustificata. D'altro canto il cliente potrebbe avere esattamente quel budget, dunque non poter spendere di più e dunque ChatGPT mi propone di differenziare il servizio in maniera tale da conciliare la mia esigenza, dunque il tempo che io impiegherò con quella che è la possibilità di spesa del cliente. Il terzo punto per me è un po' criptico, non capisco in che modo chiedere un acconto possa essere d'aiuto in questa trattativa, ma ovviamente
quello che ci risponde ChatGPT dobbiamo prenderlo con un po' di sale in zucca. Il quarto punto somiglia al terzo, ma effettivamente questa cosa è sensata perché venirsi incontro è una delle strategie che funziona meglio quando c'è una trattativa in corso. Io che in realtà preferirei avere tutti i miei 2000 euro, a questo punto chiedo a ChatGPT come posso comunicare al cliente per spiegargli meglio il servizio che intendo offrire. E anche qua ChatGPT ci fornisce una risposta che va praticamente bene così come l'ha scritta. Grazie per aver considerato la mia offerta per il tuo matrimonio, capisco che il mio prezzo possa sembrare elevato, ma voglio spiegarti il motivo per cui ho fissato questo importo. E poi racconta tutte le ragioni che stanno dietro a questa mia decisione. E non contento di questo, ChatGPT mi spiega anche che in questo modo stai spiegando al cliente il valore del tuo lavoro, senza contrariarlo o sembrare aggressivo. Inoltre offri al cliente l'opportunità di discutere di eventuali opzioni personalizzate, dimostrando la tua disponibilità a trovare una soluzione adatta alle sue esigenze. Tutte osservazioni assolutamente sensate e neanche troppo scontate, per cui ho provato a mettere ancor più in difficoltà ChatGPT proponendo una delle domande che mi vengono rivolte più spesso. Ovvero ho fatto finta di essere un fotografo professionista alle prime armi, l'evoluzione di quello che prima gli chiedeva dei consigli su Instagram, e adesso le mie foto stanno funzionando e dunque vorrei iniziare a monetizzare. Il mio lavoro piace, ma io non ho assolutamente idea di quanto chiedere. ChatGPT ci riporta una serie di informazioni, se vuoi piuttosto generiche e abbastanza scontate, attribuisce un valore orario al lavoro del fotografo, ma la cosa interessante è questa qua, che un prezzo di riferimento potrebbe essere tra i 200 e i 500 euro. Mi consiglia anche di non fidarmi di quello che sta dicendo e di fare una ricerca sul mio mercato locale, perché effettivamente questi importi possono dipendere in maniera sostanziale dal contesto in cui sto lavorando. Ma poi mi dà anche proprio un'idea di business che io in realtà neanche avevo chiesto, cioè quella di offrire dei pacchetti, dei servizi aggiuntivi, e quando gli chiedo quali possano essere questi servizi mi dà una serie di consigli che, se vuoi, possono in parte apparire scontati, ma ricordati che io sono un fotografo alle prime armi, quindi magari non avevo pensato ad offrire qualcosa di questo genere. Ma la cosa che ritengo più interessante è che la forchetta di prezzo che mi ha dato 200-500 euro è effettivamente corretta per quel tipo di servizio ed è quella che viene effettivamente applicata da tanti giovani fotografi che fanno quel tipo di attività. ChatGPT chiude il suo discorso come al solito ricordandomi che ci devo mettere del mio, insomma che devo utilizzare un poco la mia testa. Da un punto di vista della trattativa commerciale, dell'interazione col cliente, a me sembra che mi abbia dato fondamentalmente dei buoni consigli, quantomeno non mi ha mai portato fuori strada e le informazioni che ho ricevuto sono piuttosto accurate. Ma che cosa succede, e qui ne vediamo delle belle, quando io invece ho un dubbio tecnico, non so perché succede qualcosa, come succede, e di conseguenza voglio avere proprio un chiarimento, come mi capita spessissimo che mi venga richiesto da quelli che mi seguono su Instagram o quelli che sono iscritti al gruppo Telegram. Io faccio, come sai, del mio meglio per rispondere a tutti, e anzi, se hai bisogno di qualche consiglio trovi tutti i link nella descrizione sotto a questo video. Ho cominciato chiedendo una cosa piuttosto semplice: per quale motivo aumentando gli ISO aumenta il rumore che vedo nelle foto. E qua ChatGPT mi spiega che gli ISO rappresentano la sensibilità del sensore alla luce. Aumentare gli ISO significa aumentare la sensibilità del sensore alla luce. Ma poi, poco più giù, mi spiega che per minimizzare il rumore si può utilizzare una velocità dell'otturatore più lenta o aprire più l'apertura del diaframma per far entrare più luce nella fotocamera. Giustissimo. In modo da poter utilizzare un valore ISO più basso. Perfetto. Tuttavia ciò comporta una perdita di nitidezza o una maggiore profondità di campo a seconda della situazione. Perché dici che aprire il diaframma aumenta la profondità di campo? Mi scuso per l'errore nella risposta precedente. In realtà aprire il diaframma diminuisce la profondità di campo, che ragazzi è esattamente il contrario di quello che aveva detto. Se io non sapevo esattamente di cosa stavo parlando, lui mi ha già detto due cose sbagliate.
io so che sono sbagliate e quindi faccio riflettere ChatGPT e lui mi risponde in maniera sostanzialmente corretta. Dopodiché gli faccio una polemica su f-stop cercando di farlo ragionare sul fatto che è un denominatore per cui quando aumenta il numero da F4 a F22 stai parlando di un quarto e un ventiduesimo, per cui in effetti 22 sarebbe un numero più piccolo, ma è una questione indubbiamente un po' sofisticata che oramai si è anche un po' persa, dunque ci sta che non l'abbia capito, ma quando ho visto insomma che non ne venivamo a capo gli ho detto non mai convinto, torniamo agli ISO. Mi dicevi che gli ISO rappresentano la sensibilità del sensore, ma se il sensore diventa più sensibile, perché poi bisogna amplificare il segnale? Di nuovo lo sto facendo riflettere su qualcosa che ha detto di sbagliato e in effetti se ne accorge. E hai ragione, mi sono espresso in modo impreciso. In realtà quando aumenti la sensibilità ISO della fotocamera, il sensore della fotocamera non diventa effettivamente più sensibile alla luce, ma viene aumentata l'amplificazione del segnale del sensore. Me lo spiega abbastanza nel dettaglio e gli chiedo del rapporto segnale-rumore. Anche qui risponde in maniera sostanzialmente corretta, ma stiamo parlando di cose che in qualche modo gli ho messo in bocca. Lui non stava per niente considerando questi aspetti che in realtà sono determinanti nel capire per quale motivo arriva questo rumore. Abbiamo anche parlato di macrofotografia, gli ho detto quello che avevo a disposizione e lui per tutta risposta mi propone di comprare un obiettivo macro, una scelta senz'altro sensata ma piuttosto costosa. Io gli dico guarda, vorrei spendere un po' di meno. E qua ChatGPT mi propone le soluzioni effettivamente disponibili, io gli chiedo quale preferisca tra i tubi di prolunga e le lenti addizionali e qui inizia un po' a confondersi. In effetti non era facile rispondere a questa domanda, però sapeva l'obiettivo di cui disponevo, per cui poteva semplicemente dirmi guarda, sono meglio i tubi di prolunga, e invece propende per le lenti addizionali, le lenti macro, che purtroppo se non sono di buona qualità, e questo me lo dice, mi mette in guardia, distruggono la qualità dell'immagine. Io gli dico guarda, voglio i tubi di prolunga, fammi capire qual è il tubo più lungo che posso utilizzare sul mio obiettivo, e qui se ne parte con una dissertazione totalmente incomprensibile, neanche tanto sensata, su considerazioni però generiche. Io gli dico sì, ho capito, ma c'è un limite alla lunghezza che posso utilizzare di questo tubo di prolunga? E lui mi dice che sì, esiste questo limite di lunghezza, e però non mi dice né qual è né per quale motivo esiste, e quindi gli chiedo per quale motivo non posso utilizzare un tubo di prolunga più lungo di un certo valore. ChatGPT mi rispiega come sono fatti i tubi di prolunga, mi rispiega gli effetti collaterali e mi spiega anche che il tubo di prolunga aumenta la distanza minima di messa a fuoco, che è il contrario esatto di quello che succede, e glielo faccio notare. E lui mi spiega che il tubo di prolunga aumenta la distanza minima di messa a fuoco perché estende la distanza tra l'obiettivo e il sensore della fotocamera. Fa tutta una spiegazione allucinante e io gli faccio notare che mi ha detto due cose opposte. Prima mi dice che col tubo di prolunga posso avvicinarmi e poi mi dice che mi devo allontanare. E ChatGPT si rende conto che mi ha creato confusione e me lo spiega. Ho commesso un errore nella mia risposta precedente. In realtà l'utilizzo di tubi di prolunga riduce la distanza di messa a fuoco. Dunque ChatGPT ha capito di aver sbagliato, ma ha spiegato più o meno come stanno le cose, ma l'ha fatto semplicemente perché l'ho indirizzato verso la strada giusta e non è riuscito a spiegarmi per quale motivo non posso utilizzare un tubo di prolunga più lungo di un tot. E il motivo è semplice, perché questo limite nella realtà non esiste, anche se tanti fotografi sono convinti che esista, ma semplicemente perché non hanno capito come funziona e quali sono gli elementi che entrano in gioco. Dunque, di nuovo, se io so quello che voglio sapere, riesco a farglielo, e in questo caso neanche tanto dire, ma se gli chiedo un consiglio così secco, mi ha detto due cose, una è il contrario dell'altra, cioè che il tubo di prolunga aumenta la distanza minima di messa a fuoco o la diminuisce. E questo evidentemente, se il dubbio ce l'avessi avuto per davvero, mi avrebbe portato in totale confusione. Ora la mia conversazione con ChatGPT a proposito di macchine fotografiche va avanti, continuiamo a parlare di vari aspetti tecnici, le risposte sono sempre piuttosto evasive, generiche, e se non lo indirizzi verso ciò che è importante
è difficile ottenere risposte accurate. Gli chiedo anche se conoscesse Videozappo, il canale che stai guardando. Mi dice che lui, poverino, non può accedere a YouTube. Gli chiedo del sito e mi dice che io, anziché fare divulgazione fotografica, vendo prodotti, che la ritengo quasi una offesa. In ogni caso, il concetto che viene fuori da tutto questo discorso qual è? È che nel momento in cui andiamo a parlare di argomenti tecnici, ChatGPT entra decisamente in crisi, dà spiegazioni convincenti, motivate, ma spesso e volentieri sbagliate, e altrettanto spesso una il contrario dell'altra, e questo ritengo che per un principiante possa essere un bel problema. Io non voglio dare un giudizio né su ChatGPT né su altri software. Come ti ho detto, a mio avviso è un dialogo aperto, parliamone nei commenti, cerchiamo di capire il fenomeno in sé per sé, ma mi sento di metterti in guardia verso l'utilizzare a occhi chiusi questo genere di tecnologia. Prestiamo attenzione a quello che stiamo chiedendo e come lo stiamo chiedendo, perché le informazioni che vengono messe insieme da questi software sono le informazioni che riescono a reperire. Non conosciamo le fonti cui hanno accesso, non ne conosciamo l'autorevolezza, e ChatGPT, finché non sarà allenato a sufficienza con discussioni come quella che ha fatto ad esempio con me, dunque con persone effettivamente competenti, non sa qual è la risposta corretta a quella domanda, perché magari sul web può scrivere chiunque e effettivamente le soluzioni, le risposte che mi ha dato ChatGPT possono effettivamente arrivare da umani che magari hanno scritto la loro opinione, ma l'hanno semplicemente scritta come opinione. Non è una spiegazione tecnica, non è una spiegazione scientifica, e tante volte ti sarà capitato anche a te di trovare informazioni poco accurate. In ChatGPT informazione poco accurata e informazione perfetta si mischiano insieme, e dunque bisogna fare enorme attenzione a quello che chiediamo, a come lo chiediamo e a quello che ci viene risposto. Tutto sommato ti direi che se hai un dubbio tecnico, specialmente se sono coinvolti dei soldi, forse conviene chiedere a degli umani, a persone che hanno esperienza e che possono in qualche modo entrare in empatia con la tua richiesta e darti un consiglio veramente sensato, quantomeno del quale si assumono la responsabilità. In questo senso mi permetto di consigliarti il Videozappo Fan Club, la mia community. Hai una chat riservata su Telegram nella quale puoi interagire con me o con tanti altri appassionati. Ognuno sarà felice di aiutarti. Trovi tantissimi contenuti extra esclusivi, ogni domenica pubblico un tutorial nella community, dunque tante informazioni importanti e soprattutto delle quali mi assumo personalmente la responsabilità. Puoi accedere al Videozappo Fan Club dal link che trovi nella descrizione qui sotto, descrizione nella quale trovi anche tanti altri link utili per studiare, risparmiare e per aiutarmi anche gratuitamente nel portare avanti questo lavoro di divulgazione. Al Videozappo Fan Club puoi anche accedere dal pulsantone qua in mezzo, dammi una mano col canale, condividi questo video, metti un bel like, ma soprattutto fai sapere a tutti di come funziona ChatGPT diffondendo, condividendo questo video con le relative informazioni. L'intelligenza artificiale va conosciuta, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.